Allora, buongiorno a tutti. Vi presento una PS1 che, tra le varie che ho in collezione, anche questa, tanto per cambiare, cosa fa? I capricci. Cos'è? Vabbè, a parte il tasto che non vuole risalire, ma lasciamo perdere la piccolezza, poi vedremo se è solo sporco. Ma io se metto dentro un game, vediamo cosa succede, va. Diamo un bel reset. Avete sentito che fa il boot? E poi insert CD-ROM, va bene. Allora, premetto che io non sono un tecnico, premetto che non sono un elettronico e ben per questo il video è rivolto solo a gente che non ha esperienza di elettronica come me, è rivolto ai principianti, non è per gli esperti perché me la fanno in testa e non dico cosa e avrebbero mille ragioni, ma veniamo al punto. Se volete comprare un'ottica di ricambio per una macchina di queste, costa almeno 20 euro, ce la comprate in Italia o in Europa, e vi dico che è abbastanza facile trovare una macchina di queste completa con il suo joystick Sony e tutto, più o meno 20 euro, 25, quindi non so fino a che punto ne possa valere di comprare un'ottica. Tanto più che chiedendo tra amici, colleghi e tecnici, anche le ottiche oggi disponibili in commercio sono di bassa qualità. Ma veniamo noi, proviamo a sistemarle assieme? Ripeto, non sono un tecnico elettronico, se devo guardare dal punto di vista computer tutte queste parti qua mi occupo più del software e chi mi segue dovrebbe già saperlo. Sono un collezionista, ma ogni tanto, ragazzi, in questi casi dove la spesa comunque è bassa, forse conviene provare a metterci le mani. Quindi cosa facciamo? Prima di tutto la apriamo. Allora, chiaramente la spengo, stacco i due cavi, quello di alimentazione, il cavo video, e ho la nostra bella schifosissima PlayStation 1. Cosa faccio? Prendo un cacciavite normalissimo, schifosissimo, e vediamo di aprirla assieme. Allora, una vite che è qui. Allora, facciamo un bel lavoro, va. Vediamo questo attrezzone, un attrezzone tecnologico, guardate che roba, magari utile. E poi, allora, abbiamo le viti, mettiamole in un punto dove le troviamo tutte, tipo qua sopra. Seconda vite, tiro via questa. Terza, quarta, quinta, sesta vite, 6 viti, quindi tutte quelle attorno. Quindi, tolte queste 6 viti qui, giriamo la nostra bella macchinetta e voilà, guardate che magia. Attenzione ad aprire, perché qui vedo delle parti che, allora, prima di tutto togliamo questo, che va bene tutto ma ci vuole, poi vediamo il sotto cosa c'è che rimane attaccato. A sto punto un bel niente, avete visto? Facile facile, ragazzi, tolto 6 viti, tolto il problema. Allora, chiaramente cerchiamo di vedere un po'. Abbiamo la parte di alimentazione, la parte del laser, parte delle porte del joystick. Il nostro problema comunque è qui. Quindi, giusto per darvi un attimino l'idea, allora, questa macchina qui, giusto per stare precisi, allora, guardate bene, questo è il modello SCPH 9002, ok? Se la giriamo,
quindi teniamo i joystick dall'altra parte rispetto a noi. Qua dietro ve lo metto a fuoco, guardate qua. Prima di tutto, importante, ferma tutti ragazzi, registratevi al canale, mi raccomando, registratevi, mi fate una grossa cortesia, vuol dire che i video che sto facendo a qualcuno interessano. Ma proseguiamo. Allora, vi stavo spiegando, qua dietro abbiamo questa piccola vite, vedete? Questo è uno dei 2 trimmer disponibili per fare la regolazione del laser. Allora, adesso facciamo una bella distinzione subito su un discorso importante. Ci sono 2 modi per fare questo lavoro. Adesso proviamo a farlo così, un po' a casaccio, oppure bisogna prendere, non funzionerà, occorrerà un multimetro come questo, anche super economico, con i 2 puntali, e in base a delle tolleranze da degli schemi Sony, volendo fare un lavoro di precisione, quindi bisogna fare uno step successivo, non è più un lavoro fatto in velocità ma fatto di precisione, andare a vedere le tolleranze dei 2 trimmer in 2 punti precisi sulla macchina in base alle schede tecniche Sony, e lì si può andare a fare delle regolazioni fine, ma noi in questo momento proviamo a farlo così al volo. Allora, la regola base, se si vuole fare a mano, prima cosa facciamo un piccolo segno di dov'è il nostro punto, ricordandoci che va con questo, quindi così abbiamo un piccolo riferimento di qual era la posizione iniziale, anche perché andremo a giro col cacciavite, ma dobbiamo sicuramente muoverci veramente di poco, di pochi millimetri, o da un lato o dall'altro, facendo dei test di lettura. Quindi ora che ci siamo fatti il segno, prendo chiaramente, come potete vedere, guardate, un cacciavite a punta fine, abbastanza fine da poter intercettare, e fare una piccola rotazione sulla destra, provo, e poi proviamo ad accendere e vediamo cosa succede. Allora, chiaramente come vedete, fate attenzione alla parte di alimentazione perché c'è da prendere una gran scossa, Occhio sempre a fare i lavori, li fate sotto la vostra responsabilità, quindi qualsiasi cosa fate guardando questa guida qui, la fate se decidete di farla sotto la vostra responsabilità. Non potete venirmi a chiedere danni di qualunque tipo e natura per software, hardware o qualunque cosa che andrete ad arrecare facendo queste operazioni con la vostra macchina. Vostro rischio e pericolo. Chiaro? Proseguiamo. Allora, l'interruttore, ho dato un leggerissimo giro a destra nella vite di sotto e vediamo un po' cosa succede. Allora, come vedete la macchina adesso sta facendo il suo bel boot, ma chiaramente non trova un tubo. È chiaro, perché io non ho. Quindi cosa faccio? Potete, guardate, in tanti modi. Qui c'è questo buco qua. Se ci appoggiamo su il nostro bel cacciavite, se funziona, se no cerchiamo qualcosa di più grosso, tipo questo. Vediamo un po'. Dovrebbe farmi lo spin. Prendo ad esempio una biro, posizione questo buco qua, vedete che è come se avessi simulato, quando lo prendo, la chiusura del cassettino. Vedete che gira? La biro o qualsiasi altra cosa punta, con una punta leggermente grossa ma abbastanza per farlo entrare, vedete, in questa posizione qua. Allora sta facendo lo spin, qui sopra sono sul logo PlayStation e non è andata. Quindi cosa faccio adesso a sto punto? La rispengo, tolgo il mio CD e ritorno nella nostra posizione iniziale che avevamo e provo a questo punto. Adesso l'ho girato a destra, provo a girarlo a sinistra leggermente, sempre che qua di poco. Allora eccoci qui, ho preso un altro disco, un'altra cosa qualunque, guardate, sto usando un pennello, non è che sto usando niente di che, basta avere una. Allora vediamo un po', sto facendo il boot, avete visto, non mi fa vedere più niente, questa è la simpatia, eccolo qua. Ueila ragazzi, avete visto che botta? Quindi video per principianti,
Avete visto che attrezzatura all'avanguardia, super elettronica sto usando? Un pennellino sporco per tenere aperto il contatto come se stessi simulando di avere la nostra macchina, e in un attimo da avere il CD che non andava, come vedete sta girando, sta leggendo e ho la mia macchina che funziona. Avete visto? Quindi ci sono due sistemi: ho fatto a occhio così, oppure come ho detto con più precisione. Esistono delle schede tecniche, esistono due trimmer, uno è questo e uno l'altro sulla piastra madre, dove andare a fare un lavoro di fino, chiaramente con il multimetro, prendendo delle misure sulle parti elettriche della scheda madre, affinché si possano fare delle regolazioni base. Però guardate che funziona perfettamente, guardate un po', il gioco va benissimo, avete visto? Quindi se avete domande o qualsiasi cosa, una guida per principianti, non per elettronici, non per esperti tecnici, ma un sistema pratico per poter rimettere in sesto una PlayStation 1 che magari stava non funzionando più o era arrivata alla fine del suo percorso. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, io sono qua apposta a rispondere alle vostre domande. Grazie e ciao a tutti.